sono ancora molti punti interrogativi riguardo il patto Molotov-Ribbentrop del 1939 siglato tra i nazisti e l'Unione Sovietica. Mi può raccontare qualcosa circa questo importante accordo e qual era la posizione del governo sovietico nel 1989 e qual è adesso la posizione dell'attuale governo russo? Kremlius 89 Il governo sovietico, il Cremlino, all'inizio del 1989 adottò una posizione di negazione assoluta riguardo l'esistenza di protocolli segreti e che tali protocolli fossero stati firmati. Sin dal 1987 le popolazioni dei paesi baltici avevano protestato pubblicamente per il patto Molotov-Ribbentrop. Tuttavia, circa 10 anni prima, nel 1977, le informazioni sui protocolli segreti giravano già in clandestinità. Prima del 1989 e prima della Via Baltica si svolse un congresso dei deputati dell'Unione Sovietica. Fu instaurata una commissione che avrebbe dovuto svelare la loro esistenza e analizzare le conseguenze del patto. Tuttavia, i paesi baltici erano già in fermento e avevano fondato i primi movimenti per una rinascita dei loro paesi. Si stava già parlando apertamente di indipendenza. Questo ha portato a rendere maggiormente pubbliche le informazioni contenute nel patto e questo ha portato a una maggiore percezione di una possibile indipendenza. Nel 1989 la commissione instaurata a Mosca stava ancora analizzando le questioni riguardanti il patto Molotov-Ribbentrop. Stavano ancora discutendo di quello a novembre, quando crollò il muro di Berlino e i paesi baltici avevano già eletto i loro rappresentanti negli organi nazionali. Tutto questo portò in seguito alla proclamazione dell'indipendenza. Il congresso dei deputati dell'Unione Sovietica fu di fatto spinto dagli eventi a riconoscere che il patto Molotov-Ribbentrop era ormai diventato obsoleto rispetto a quando era stato siglato. Oggi, come 30 anni fa, è chiaro che il patto fu decisivo per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, un conflitto che provocò massacri di massa e deportazioni, come quelli avvenuti in Polonia, nei paesi baltici e in Ucraina. Il patto Molotov-Ribbentrop fu una delle cause che provocarono lo sterminio di quasi 2 milioni di persone solo nei paesi baltici, su una popolazione complessiva di 6 milioni. I morti causati dal sistema sovietico e dal nazismo in quei paesi furono esattamente 1,8 milioni. A causa di quel patto, i paesi baltici di fatto hanno oggi una comunità ebraica esigua. La maggior parte, infatti, è stata massacrata. In Estonia, Lettonia e Lituania, gli ebrei allora rappresentavano un quarto della popolazione. Tutto ciò, secondo noi, è una conseguenza del patto siglato tra i due regimi. I politici della Russia di oggi negano le conseguenze causate dal patto, non tanto quelle politiche, quelle sono evidenti. Negano però che il patto Molotov-Ribbentrop possa aver contribuito a far scoppiare la Seconda Guerra Mondiale e che esso abbia influenzato la distruzione delle nazioni europee. Per spiegare meglio, i russi non negano il patto di per sé, ma rifiutano l'affermazione che esso fu la ragione per cui scoppiò la guerra. È importante evidenziare cosa fece la Commissione e come, anche secondo gli organizzatori della Prima Via Baltica, un evento popolare di tale portata costrinse la Commissione a prendere una posizione. È importante sottolineare un altro fatto. Nel 1979, 45 dissidenti provenienti da Lettonia, Estonia e Lituania e altri 10 dalla Russia firmarono una petizione che sosteneva che le conseguenze del patto Molotov-Ribbentrop dovessero essere cancellate, cioè dovesse essere cancellata la spartizione dell'Europa e la conseguente occupazione degli stati baltici da parte dell'Unione Sovietica. Un'altra conseguenza delle posizioni assunte dai paesi baltici e da alcuni dissidenti russi fu che nel 1983 il Parlamento europeo, facendo riferimento al patto Molotov-Ribbentrop e al suo significato, fece una dichiarazione importante.
Questa dichiarazione affermava che prima o poi quei paesi sarebbero tornati ad essere parte dell'Europa. Thanks.